Come è andata la prima di Spalletti? Bene, per lui bene, assolutamente bene. Nel primo tempo praticamente una Juve perfetta, o quasi. Non l'ho mai vista così ragionare in campo, no? È stata sempre una Juventus votata un po' sul momento, aggressiva, no? Andate, però non c'era mai stato una fase di ragionamento nella gara. Oggi nel primo tempo davvero giocatori, sì, a volte magari qualcuno dirà, magari non essendo neanche poi così pericoloso, ma alla fine ha gestito alla grande e ha avuto le occasioni per raddoppiare. Certamente, e poi, poi l'allenatore è appena arrivato, non è che poi arriva a Spalletti, adesso cambia tutto il mondo, anzi no, e poi alcune difficoltà, alcuni limiti anche mentali, se vogliamo, sotto alcuni aspetti sono ancora emersi, segno che bisogna ovviamente lavorare, però io non ho dubbi sul fatto che Spalletti sia un allenatore che sa dove deve mettere in mano e che sia l'uomo giusto per mettere in mano. Scusate ragazzi, scusate, oggi mi sono svegliato con un raffreddorino, è diventato un raffreddorone, adesso è un fiume in piena, una roba incredibile. Perdonatemi davvero, scusate, anche perché al netto del non essere presentabile, anche la voce sarà quel che sarà, quindi perdonatemi davvero. E poi soprattutto, attenzione, vittoria importante per il valore dell'avversario. Perché qualcuno mi farà si farà burle di me, no? Ma la Cremonese è la prima sconfitta a Cremona, l'unica altra sconfitta contro l'Inter. Poi ha fatto vedere i sorci verdi a tutti. Quindi una squadra super competitiva che sta facendo benissimo in questa fase iniziale di stagione, allenata benissimo, che scende in campo in maniera ordinata, quindi non era di certo facile, questo va detto e va messo, no, come premessa. Ne parliamo, signori miei, come se lo facciamo. Prima, come al solito, vi invito a lasciare un like, sì, sempre per i soliti motivi, per soddisfare quelli che sono gli appetiti dell'algoritmo. Iscrivetevi per seguire i prossimi contenuti e domani ci vediamo dopo la partita di mezzogiorno e mezzo con l'Inter, se non sbaglio. No, per il primo è impossibile perché è il lunch match, è il primo match della giornata. E quindi non dito attivate la campanella per rimanere attivi e connessi. No, devo guardarmi perché magari mi può colare il naso ed è impresetato. Raga, però andrà così sto contenuto ogni secondo praticamente. Veramente scusate. Trovate tutto in descrizione. Vi ringrazio. Grazie per i commenti, per tutto e per la vostra presenza. Già questo è tanto. Sì, no, io veramente un po' come scherzando il telecronista parto da là e sembra quasi allenata da più tempo da Spalletti, che forse anche, non dico che già contro l'Udinese abbia dato delle linee guida, assolutamente no, però ha supervisionato in qualche modo, mi sentirei di dire, perché è una squadra che comunque, ribadisco, cambia già proprio nella richiesta. Questa è una squadra, quella che vorrà Spalletti è una squadra che deve ragionare, una squadra che non è che deve andare per forza a mille in avanti, che deve ragionare. E in tanti dicono non ha giocatori per ragionare. Quello che ho visto oggi, secondo me, già ribalta un po' la questione. E in tal senso, oggi forse è più dettato dall'emergenza, ma io, perché no, me l'aspetto anche più avanti. Cup Meners nei tre dietro da braccetto l'ha fatto alla Z Alkmaar, giocando proprio difensore centrale, può farlo tranquillamente in una difesa a 3 da braccetto. Poi qualcuno dirà, giustamente, in avanti proporrà la difesa a 4. Può essere, senza ombra di dubbio sì, o meglio, lo farà certamente, ma secondo me può alternare, no? Se la tiene buona, no? Il lavoro fatto sino ad oggi sotto l'aspetto della linea difensiva, magari se lo tiene per buono e lo amplierà. E ribadisco, la mossa di Coppa Mendes è una mossa che ha premiato, perché oggi Coppa Mendes è forse una delle poche partite in cui lo vediamo certamente sufficiente, certamente senza sbavature. Anzi, io l'ho visto più volte dare indicazioni, no? L'ho visto, no? Leader della difesa, guida addirittura. Forse qualcuno dice stai esagerando. Io l'ho visto così stasera. Quindi c'ha delle direzioni, c'ha delle direttive importanti da parte di Spallettone che hanno attecchito fin da subito.
Vlahovic, quanto lavoro chiede all'attaccante Spalletti? Tanto, però che prestazione che ha fatto Vlahovic, che di prima gli appoggi, le aperture, l'ho visto molto bene. Forse per me è una grande, una delle migliori partite di Vlahovic. Ecco, l'attaccante non per forza di cose deve segnare per fare una buona partita, l'abbiamo visto questa sera. La scelta di Kostic premiata col gol. E ribadisco, tutto ciò contro una Cremonese, che è un avversario ostico, duro e soprattutto senza i due giocatori più importanti della squadra, che sono Bremer e Ildiz. Senza i due migliori in assoluto della squadra. Bremer e Ildiz ha fatto questa partita qua. La Juventus a Cremona, ripeto, contro una squadra che lì, in questo campo, era ancora imbattuta. Quindi eh, molto bene per Spalletti, che storico alla mano, quando è subentrato non aveva mai esordito con una vittoria, quindi anche sotto questo aspetto un netto passo avanti. Poi ovvio che ci sono delle difficoltà, ovvio che poi in difesa nel secondo tempo, quando vengono sempre un po' meno, non so se sono energie fisico-mentali, c'è l'avversario che esce lì un po' ancora, come dicevo prima, c'è un po' uno spauracchio. Oggi è stato affievolito dal fatto che nel momento forse migliore della Cremonese fa il gol la Juventus, però sono anche, penso, il gol di oggi, tra l'altro bravissimo Jamie Vardy, senza ombra di dubbio, ancora una volta si dimostra un attaccante, ragazzi, che arricchisce la nostra Serie A, perché uno contro uno, duello con Gatti, da grande giocatore, lo vince lui, incredibile, però fatemi dire, rovescio della medaglia, lì Gatti aspetta un attimino perché stanno arrivando già in due e poi sei 3 contro 1 e lo vai a vincere, no? Temporeggiando invece va a bomba e perde il duello con uno che ne sa di più in questo momento di lui. E, ma sbavaturina a parte, ribadisco un evento che comunque tutto sommato oggi ha fatto bene, assolutamente bene il suo dovere. Sono curioso di vedere McKennie. Secondo me, con lui può essere quel centrocampista veramente che va a coprire spesso e volentieri l'area. Ripeto, ci sono tante cose che diventano interessanti e che di volta in volta valuteremo. E niente, ragazzi miei, questa è l'era Spalletti Juve. Vediamo un po'. Ribadisco, un allenatore che dovrà lavorare, avrà bisogno di tempo per farlo, ma dandogli tempo, secondo me, è uno che poi le sue idee sono idee che funzionano, ragazzi. Sono idee che funzionano, sono idee che l'hanno portato a vincere uno scudetto col Napoli, ragazzi miei, e non era semplice affatto, che l'hanno portata a ottenere sempre i suoi risultati, a portare a casa i suoi obiettivi. Quindi, secondo me, non poteva esserci scelta migliore per il dopo Tudor, senza ombra di dubbio. Vediamo quello che esce fuori. Grande partita di Vlahovic, lo rimarco ancora una volta. Ha fatto una grande partita oggi. Bene, 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 bene. Bene per lui, bene per lui. Va bene, ragazzi, non mi dilungo neanche perché non sono nelle condizioni di poterlo fare. Fatemi sapere cosa ne pensate voi. Commentate, like se volete iscrivetevi al canale. Un grande abbraccio da Neschio.